Mi chiamo Alessandro Sanmartin, vengo da Valdagno, Vicenza, Italia. Mi occupo di teatro, sono un formatore, un attore, un regista, lavoro per l'associazione a livello 4 e con il progetto Unicef Teatro. Quindi sicuramente ci vuole molta cura, molta attenzione, molta delicatezza. Sono quello che si chiama operatore esterno, nel senso che i progetti che curo nelle scuole li faccio appunto da esterno e il mio ruolo è quello di condurre il gruppo durante un anno di lavoro, in qualche maniera durante 4-5 mesi, e verso la costruzione di uno spettacolo finale attraverso una serie di modalità che sono quelle del teatro e del teatro come strumento educativo. In questo percorso il ruolo del docente è fondamentale perché appunto è il docente che presenta il progetto agli studenti della scuola, raccoglie le adesioni ed è quindi merito suo se gli studenti vengono a provare oppure no. Nei confronti della scuola però il docente ha anche un ruolo importante perché è lui che si interfaccerà con il collegio di istituto, con il consiglio di istituto, con il collegio docenti. Sono Andrea Bernardinello, sono docente di matematica e fisica in un liceo classico di Milano, però soprattutto è anche la volontà di contribuire a un processo di crescita dei ragazzi. Qualcosa di veramente importante, forse perché ho visto la crescita che il teatro ha portato in me. Presentare l'attività teatrale come qualcosa di liscio che va avanti da sé senza problemi sarebbe illusorio e falso. L'attività pomeridiana va bene, quando cominci a dire ma porterei i ragazzi alla tal rassegna, magari qualcuno può farti delle resistenze. Poi però hai anche gente che al ritorno ti dice caspita, però ho visto la tal ragazza e il tal ragazzo che è cambiato nell'espressione, nella sicurezza di sé. Sono Giovanni Berretta e sono un operatore teatrale italiano. Quello che cerco di fare è di fargli trovare uno spazio, un posto giusto dove loro possono stare, quel posto dove possono stare più tranquilli, dove si sentono liberi e dove possono dire quello che pensano senza nessuno che li giudica. So che ci vuole tempo, questo sì, ci vuole tanto tempo. Anche qui dobbiamo distinguere competenze e metodo. Le competenze io credo che siano tante e svariate, certamente voglia di mettersi in gioco, voglia di stare con i ragazzi, che sono le competenze però umane, le competenze che dobbiamo avere tutti. Qual è la prima cosa che facciamo adesso? È incontrarci. Per cui arrivo, guardate, arrivo e sto. E poi ci sono queste competenze specifiche, sicuramente un formatore teatrale deve aver studiato educazione, perché non credo nel teatro fatto a scuola, ma credo nel progetto empatico che il teatro dona alla scuola e al gruppo. Per questo io penso che i ragazzi devono imparare a conoscere le emozioni. Competenze tecniche sono utili, ma non c'è un modo per sapere quali siano quelle importanti da avere.
Per la mia esperienza posso dire che la sensibilità è l'unica vera competenza che si deve avere. Conosco operatori molto bravi che non si occupano affatto della qualità dello spettacolo, ma solo del percorso. Conosco insegnanti molto bravi che non sanno niente di teatro, ma riescono a fare un lavoro eccellente con i ragazzi. Quindi secondo me si tratta di sensibilità e di capacità di stare in ascolto di quello che i ragazzi hanno da dire. Ciao, io mi chiamo Laura Pugeddu e sono docente di filosofia e scienze umane. Sono del parere che i percorsi teatrali dovrebbero essere a buon diritto inseriti nelle esperienze scolastiche e didattiche, sia come attività curricolari sia come attività extracurricolari. Esperienze di questo genere danno valore alla scuola, sono esperienze che li aiutano a superare le loro fragilità, le loro insicurezze.
Sono Alberto Riello, lavoro a Padova, Italia. Sono un docente della scuola e anche un operatore teatrale. Questa duplice professione mi dà la possibilità di vivere la scuola in maniera diversa. La prima cosa che faccio è cerco di conoscere il gruppo, definire gli obiettivi. Poi gli obiettivi non sono mai sicuri, possono cambiare durante il percorso, perché la cosa più importante è il percorso, soprattutto il teatro della scuola. So più o meno quale potrà essere la direzione, dove voglio arrivare, ma quando ci arriverò e come ci arriverò non lo so. Poi quando si arriva, molto spesso ci si stupisce, si era partiti con un'idea e si arriva a scoprire che magari l'obiettivo forse era un altro. Questo lo si scopre insieme chiaramente agli studenti. Sono Marta Abate. Michelangelo Frola. E siamo Scena Madre, un'associazione culturale di Lavagna, in provincia di Genova, in Italia. Ti senti utile. Quando vedi poi che cosa succede, che magari vincono le timidezze, eccetera, allora realmente ti senti utile, torni a casa e dici allora il mio lavoro ha un senso. Penso che ci sia una speranza, ecco, di futuro, perché quando vedi due ragazzi di etnie diverse che si abbracciano e si vogliono veramente bene e che non hanno nessun problema a stare insieme, allora pensi che ci sia una speranza, ecco. Stando con loro si può imparare a vedere il mondo in un altro modo. Poi ci sono tutte le questioni tecniche che vengono risolte sempre dal docente referente, quindi la location, dove si svolgerà il laboratorio, in quali date, il calendario e quindi anche i rapporti con la segreteria, con le classi, con i genitori. Sono Fiorella Merlin, sono una docente della scuola Meda Ferrarin di Milano, Italia. Il luogo ideale per fare un laboratorio teatrale è un luogo silenzioso, è un luogo raccolto, è un luogo che può essere buio.
Noi lavoriamo in un corridoio e abbiamo cercato di creare questo tipo di clima. La stanza. Perché la stanza? Perché se ovatto una stanza, levo il giudizio. Se io non sono giudicato e non giudico, se io accetto, può succedere qualunque cosa. Qualunque emozione è buona. E allora non ho paura di esternare le emozioni. Non ho paura di dire, perché la stanza è chiusa. Una volta che la stanza si apre, è finito il gioco, perché entra il quotidiano. Per cui la prima cosa che faccio in una scuola è creare il posto giusto, una stanza ovattata, dove lì dentro siamo tutti protetti. Perché il lavoro riesca è fondamentale uno spazio adatto. Questo spesso nelle scuole non è facile da recuperare. Gli elementi fondamentali per uno spazio idoneo al lavoro sono l'ampiezza, che ci si possa stare, muovere liberamente, anche se non deve essere troppo grande, spesso le palestre possono essere troppo dispersive. Deve essere però uno spazio vuoto e libero da qualsiasi tipo di distrazione, sia nell'interno, come per esempio cose appese o oggetti che possono disturbare il movimento, o dall'esterno, per esempio finestre che danno su altri ambienti. Un luogo protetto, dove i ragazzi si possano sentire in qualche maniera fuori dal mondo. Forse la strumentazione che si utilizza può essere interessante. Una cassa per la musica è fondamentale, la musica sì. Avere degli oggetti che diventano oggetti che stimolano il processo di ricerca. Le attrezzature tecniche che noi utilizziamo sono molto povere, un tablet, una cassa. La musica la ritengo fondamentale, la musica è un racconto, è un qualcosa che dico ai ragazzi che passa direttamente al cuore. Mi chiamo Ilaria Chirici, sono una professoressa di Scienze Motorie Sportive, Portoferraio, Isola d'Elba, Italia. Il laboratorio viene svolto durante l'anno con inizio lavori ad inizio ottobre e vengono conclusi a fine maggio. Vengono fatti gli incontri il pomeriggio, a volte 2 volte, a volte 3 volte a settimana, e vengono svolti all'interno della scuola in quanto abbiamo un'aula magna. Nella mia esperienza si lavora molto meglio con dei gruppi misti, ed è per questo che io, quando lavoro all'interno delle scuole, apro il laboratorio a chiunque voglia iscriversi, per cui non ci sono prerequisiti richiesti, non ci sono audizioni, perché spesso quello che si crede che sia il teatro è il peggiore male che possiamo fare nella scuola. Invece la verità è che bisognerebbe farlo con tutti, almeno con tutti quelli che vogliono farlo. Io non seleziono nessuno. A me piace tantissimo lavorare con gruppi eterogenei. Sono abituato a lavorare con persone di diversa età, diversa estrazione sociale, ragazzi disabili. Cioè a me piace proprio avere un carrozzone, mi immagino il laboratorio teatrale come un carrozzone. Un gruppo può essere composto, per essere un gruppo ideale, tra i 15 e i 25. Se si lavora nel modo giusto, si può arrivare anche a lavorare con 40-60 ragazzi e ottenere degli ottimi risultati. Certo ci vuole lo spazio adatto e ci vogliono le condizioni giuste per poterlo fare. Sono Giulia Pivetta Stefani, sono un'operatrice teatrale, provincia di Belluno, Italia. Quando incontriamo i ragazzi all'inizio dei percorsi di laboratorio, le aspettative da parte loro sono sempre, mi viene quasi da dire, errate, perché non immaginano quello che accadrà. I
Il risultato invece che si ottiene è veramente di un cambiamento e una nuova conoscenza di se stessi ma anche del gruppo. Allora, il primo incontro è fondamentale, è il momento in cui si mettono le basi di tutto il lavoro. Di solito io tendo a parlare molto poco. L'idea è quella di scardinare immediatamente l'opinione che uno può avere del teatro. Prima di cominciare mi piace sempre dire 3 parole che sono rispetto, ascolto e libertà. Quindi gli faccio togliere le scarpe, le calze, non devono avere gomme da masticare, braccialetti, orecchini, collane, qualsiasi tipo di cosa che possa disturbare. Diciamo che il primo incontro è un po' il mio gioco. La cosa che crea è l'atmosfera, per cui non mi presento mai, non li faccio parlare, mai. Loro entrano e da lì parte tutto. 3 regole. Non si parla più, perché non ha senso parlare. Ci guardiamo sempre negli occhi. Tutti, sempre. E non si può dire di no. Sono pronti? Allora, essendo insegnante di classe, io i miei ragazzi li conosco da tantissimi punti di vista e per cui il mio sguardo nei loro confronti è proprio di ascolto, di scoprire nei loro sguardi chi sono e da lì capisco quali sono le loro emozioni e quindi io da questo parto poi con i laboratori teatrali, un ascolto delle loro emozioni. Non giudicandoli. Non guardandoli come ragazzi, non guardandomi io come persona, ma semplicemente come mezzo. Giocare insieme, per cui la prima persona che si emoziona sono io, per cui se le emozioni sono troppo forti per me vuol dire che per loro sono troppo forti. Se io non sono emozionato vuol dire che il gioco non funziona, per cui è un incontro e fa parte dell'ascolto. Le emozioni fanno parte della vita. Questi ragazzi queste emozioni non le conoscono più, le conoscono meno perché le vivono attraverso un computer. Per cui hanno difficoltà a riconoscerle. Di solito in un laboratorio di lunga durata, quindi da novembre a maggio, il percorso cambia molto. All'inizio si tratta proprio di laboratorio, quindi di una parte in cui si sta a lavorare semplicemente su se stessi, sul gruppo, sull'ascolto, e quella è la parte di conoscenza in cui i ragazzi conoscono se stessi e gli altri. Soprattutto lo fanno attraverso delle modalità extra quotidiane, quindi con il contatto fisico, con una serie di esercizi che li portano a esprimersi in modo totalmente diverso da quello quotidiano. La parola è praticamente bandita, tranne che nel momento finale in cui io tendo a fare un cerchio e uno a uno danno voce alle loro opinioni rispetto al lavoro che abbiamo fatto, e questo diventa un momento di grande profondità. Mi chiamo Silvana Piazza, sono una docente di una piccola scuola di montagna di Tizzano Valparma in Italia. Il teatro è il luogo dove si annullano le differenze tra i bambini in difficoltà, i ragazzi che arrivano da un paese straniero. Diventano tutti uguali. C'è ancora un'idea sbagliata di percorso teatrale che deriva dal fatto di pensare il teatro come un'arte performativa. In
realtà la bellezza del teatro deriva dal fatto che i ragazzi si incontrano, si conoscono e fanno attività per loro molto liberatorie ed espressive. Questo ancora non si conosce ed è bene attraverso questi percorsi che si inizia a consapevolizzare che il teatro non è solo spettacolo, ma è anche vita. Ilaria Fontanelli, Associazione Geometria delle Nuvole, Cecina, provincia di Livorno, Toscana, Italia. Lavorare con l'adolescenza è bellissimo, ma allo stesso tempo ha un compito importante. È il momento in cui noi possiamo davvero intervenire, lavorare sull'idea del gruppo, dell'appartenenza. L'ascolto, la presenza, il saper guardare gli altri, guardarli nel profondo, il sapersi riconoscere come esseri umani attraverso l'alterità, cioè l'altro diventa un mezzo attraverso cui io posso vedermi. In una società dove questo non esiste più, questo è veramente rivoluzionario, perché la società stigmatizza, demonizza la fragilità e questo è un problema. Posso concedermi di essere me stesso solamente in alcune situazioni e i ragazzi lo fanno sempre più nella solitudine della loro camera, rinchiusi davanti a internet, agli schermi. E quindi il nostro intervento in questo momento è fondamentale. Molto spesso il teatro viene associato all'idea dell'esibizionismo del singolo. No, per niente, anzi, il teatro è quello che permette di dare forma esterna a ciò che dentro Poi il lavoro si evolve, di solito l'inizio della costruzione di uno spettacolo finale. Quello poi è, diciamo, la chiave di volta. Questo dà a me la possibilità di vedere chi sono, a loro di mostrare a tutto il resto del gruppo chi sono. Da lì in poi questo si evolve decisamente perché ognuno ha trovato il suo posto e ognuno ha capito chi sono gli altri. La svolta, diciamo, che avviene nel momento in cui ognuno capisce di essere importante.
momento in cui tu non sei più uno dei, ma sei quella persona che ha quelle peculiarità specifiche che solo tu puoi avere. Credo che indubbiamente i percorsi di teatro favoriscano in qualche modo la maggiore partecipazione degli studenti alle varie attività didattiche. I ragazzi spesso abbandonano le lezioni. Purtroppo in diverse regioni in Italia il tasso di dispersione scolastica, per quanto sia diminuito, è ancora concretamente elevato. Credo che a scuola un ragazzo debba stare bene, così come sta a casa sua. Deve divertirsi se è possibile, perché di fatto trascorrere 5 ore sui banchi presuppongono sicuramente una grande concentrazione da parte loro. È vero poi da un altro punto di vista che le nostre generazioni sono sempre meno abituate alla cultura dell'ascolto, si deconcentrano facilmente. Forse i ragazzi non sono molto diversi rispetto al passato, sono semplicemente figli di un tempo diverso e noi docenti abbiamo il dovere di aiutarli da questo punto di vista a trovare un senso a quello che fanno e anche a quello che studiano, secondo me, perché se riuscissero a trovarlo forse da scuola non si ritirerebbero mai. Fantastico, una esperienza emozionante e bellissima. L'operatore esterno ha un ruolo fondamentale perché al di là della conduzione del laboratorio in sé, lui entra nella scuola come qualcuno che si relazioni con loro in maniera diversa da quella del giudizio, da quella del voto e senza ruoli prestabiliti, e quindi spesso questo può aiutare molto i ragazzi a migliorare il loro rapporto con l'ambiente scolastico. Guarda quanto è bello, divertiti. Sono Cristina Colonnetti, sono un'attrice e sono operatrice teatrale con Associazione Danzarte in varie scuole e istituti superiori di Roma, in Italia. Io credo che le attività di laboratorio teatrale servano tantissimo a far amare ai ragazzi la scuola. Penso che sia difficile
capire che il teatro possa limitare l'abbandono scolastico. Io so solo una cosa, che alla fine vedo sempre i ragazzi molto felici di aver fatto questo percorso. E se noi creiamo felicità, benessere all'interno della scuola, logicamente creiamo i presupposti perché i ragazzi non abbandonino la scuola. Ritengo veramente che tutti i laboratori dove si lavora con le emozioni, non solo il teatro, ma la musica, l'arte in genere, possa aiutare, anzi debba essere un passaggio obbligato assolutamente, perché si rischia se no di conoscere i ragazzi solo da seduti come dei ripetitori di nozioni. Invece il teatro dà questa grandissima possibilità. Quindi non posso che dire che il teatro non so se limita l'abbandono scolastico, sicuramente aumenta il benessere a scuola. Allora, credo che sia fondamentale all'interno di un paese che il teatro entri nella scuola. E per fare questo occorre creare naturalmente sinergie tra le diverse componenti, quindi tra il mondo della scuola, quindi tra i docenti, tra gli operatori teatrali che devono essere preparati e anche le istituzioni. Quindi una collaborazione, un tavolo di lavoro per capire che cosa il teatro può portare davvero nei ragazzi e nell'educazione dei ragazzi di oggi. Lo spettacolo finale non è importante. Il principio per cui si fa un laboratorio teatrale è il percorso. Il viaggio è il laboratorio. Il prodotto finale non deve mai essere l'obiettivo, mai. È qualcosa che nasce dai ragazzi stessi. Noi abbiamo il dovere di percepire, siamo i primi a dover capire quelle che sono le necessità del gruppo, le urgenze, le emergenze. È un'occasione unica stare davanti a un pubblico, non si può sprecare per il divertissement, per l'intrattenimento. È un momento in cui tu finalmente hai la possibilità di dire qualcosa al mondo e di dire quello che hai dentro, quindi noi non possiamo costruire e confezionare uno spettacolo teatrale che semplicemente sia esteticamente bello. Non è l'obiettivo, mai. Allora, il giorno dello spettacolo è il momento della dimostrazione, insomma, il momento in cui si incontrano con il pubblico, con i genitori, gli amici, la scuola, eccetera. E per chi fa il progetto, anche quella è una prova del 9. Quindi ci sono, diciamo, in ballo una serie di aspettative molto alte. La bravura sta nel cercare di gestirle al meglio e far capire a tutti che si tratta solo di un punto conclusivo di un percorso. Io mi devo preoccupare assolutamente che il giorno dello spettacolo i ragazzi arrivino
decisamente pronti a quello che devono fare e che sappiano di essere pronti a quello che devono fare, così tutta l'ansia in realtà si riduce molto. E poi sì, di tenerli lontani per quanto possibile da qualunque infiltrazione esterna possa mettergli addosso tutta una serie di aspettative che non hanno niente a che vedere con quello che è il senso del lavoro che si fa. Il giorno dello spettacolo è anche il momento per me dei riti, cioè di quelle cose in cui ci si ritrova ogni volta e che permettono anche di creare un'atmosfera molto familiare, perché appunto ci sono delle cose che si ripetono sempre uguali e che sono per i ragazzi degli appuntamenti aspettati, attesi. Per esempio prima dello spettacolo per me è fondamentale il training, il riscaldamento, e moltissime volte devo dire che è stato molto più emozionante il riscaldamento dello spettacolo in sé, perché l'energia, la qualità della presenza dei ragazzi poco prima di andare in scena, il modo in cui stanno insieme e hanno bisogno di stare lì, proprio crea una magia che è indescrivibile. Poi durante lo spettacolo per me è molto importante che i ragazzi siano in qualche maniera abbandonati per la prima volta, cioè che sappiano che è tutto nelle loro mani. Questo insomma è un momento di grande crescita, di grande autonomia, sviluppo dell'autonomia. Dico sempre prima di cominciare 5 parole: concentrazione, energia, gruppo, generosità e divertimento. E per me questi sono gli ingredienti decisivi. Alla fine dello spettacolo mi piace fare un debriefing, cioè ritrovarci tutti e uno alla volta ci raccontiamo com'è stato, com'è andata. E quello è un momento bello perché ci si confronta su quello che è l'esperienza di ciascuno e soprattutto si ha modo di elaborarla, rielaborarla insieme, e quindi certe cose, non si rischia che certe cose emotive risolte rimangano sospese, ma si risolvono con la condivisione.